Ciao ragazzi, oggi rispondo alle vostre domande così da togliervi qualche dubbio sulla Cina. Cominciamo. Bella Alex, volevo dirti, come mai volevi stare a Shanghai in Cina? Allora, Shanghai perché è una città pazzesca, è una città bellissima, piena di opportunità. Qui incontri gente proveniente da tutto il mondo, è un ambiente molto internazionale. Che ti apre le porte a nuove esperienze e nuove opportunità. C'è sempre qualcosa da fare e trovi di tutto. Barbary, brother. Amico. Amico. E secondo me Shanghai è proprio un posto unico al mondo. Ciao Alex, io ti chiedo, ma se a te non fosse piaciuta la Cina, dove saresti andato? Oggi magari direi Vietnam. Andrei in Vietnam per le opportunità che ci sono adesso in Vietnam. Oppure magari sarei andato in un posto caldo tipo Thailandia, Indonesia, a Bali. Vorrei andare a vivere a Bali. Ciao Alex, la mia domanda è: in Cina cosa ti manca di più dell'Italia? Un abbraccio, continua così, sei un grande. Mi manca la mamma. Se avessi qui la mamma che lava e stira per me, oltre alla mamma, la famiglia, gli amici, il cibo ogni tanto, la tranquillità, ogni tanto mi manca quello, la tranquillità. Cosa pensano i cinesi della loro situazione politica? Nei fake market chiedi se hanno Philip Lee. A proposito, faranno molto nuovo episodio sui fake market, quindi il prossimo video sarà sui fake market, lo so che vi piace. Allora, cosa pensano della loro situazione politica? Non ne voglio parlare molto e non ne parlano molto neanche loro, dico solo che alcuni sono felici, molto felici, altri sono meno felici. Non posso parlarne molto e non voglio parlarne molto sul canale, scusa. Ciao Alex, perché ti fanno così tante interviste in Cina? Solitamente mi chiedono un po' cosa ne penso della Cina, il mio percorso e che cosa ho intenzione di fare in futuro, queste cose qua. L'ultima intervista che mi hanno fatto me l'hanno fatta qui nella mia scuola, dei giornalisti mi hanno chiesto che cosa studio, come mai, un po' di domande sul mio percorso e su quello che mi piace fare. Poi mi chiedono sempre che cosa ho intenzione di fare dopo la laurea. Di che parte sei di Milano? Provincia di Monza, più o meno. Potresti elencare 5 motivi per il quale consiglieresti la Cina ad un italiano e 5 per il quale la sconsigli ad un italiano? Proverò a darne 5. Pro, contro. La Cina è un paese molto sicuro, quindi non c'è criminalità. Ma dallo stesso lato può essere un contro, perché è talmente pieno di telecamere che non c'è privacy. Quindi se a voi interessa molto la privacy, sappiate che in Cina non ce n'è. Secondo motivo sono le opportunità. La Cina ti offre più opportunità dell'Italia. Secondo motivo contro è che è un paese molto inquinato, abbastanza inquinato, quindi se magari siete fumatori smettete di fumare prima di venire in Cina. Un altro motivo a favore è che la Cina è un paese, è il paese delle comodità, è tutto a portata di mano. Vuoi ordinare da mangiare, lo fai con il telefono, non è che puoi ordinare soltanto la pizza come magari in Italia o il kebab. Qui vuoi ordini pure un'insalata, te la portano e dopo 10 minuti sono arrivati a casa tua con l'insalata. Fanno tutto da sport, è tutto comodissimo. I cinesi sono tutte bravissime persone, accoglienti e quindi ti troverai abbastanza bene. Se però non parli il cinese, relazionarti con i cinesi sarà un po' più complicato. E se sei un laureato, devi avere un minimo di una laurea e 2 anni di esperienza lavorativa e sei bravo a fare qualcosa, la Cina ti accoglie e ti paga bene. Non me ne vengono più in mente altri. Facendo un paragone con l'Italia, cosa è migliore e peggiore rispetto all'Italia a livello generale? Senza ombra di dubbio sono migliori i trasporti. I trasporti comodissimi, costano niente, arrivano dovunque. Treni ad alta velocità, pullman, taxi che non costano nulla, metro, tutto alla grande, non fanno ritardi, sono velocissimi, perfetti. Mentre peggiore appunto la questione dell'inquinamento, questo è un aspetto decisamente peggiore. Che lavoro fai? Non lavoro perché lavorare con un visto da studente è illegale e io ho un visto da studente, quindi non posso lavorare. Che sfortuna. Per mia curiosità, vuole un video in cui parli in cinese, sottotitoli in italiano? Ovvio. La mia domanda invece, qual è la domanda che i cinesi ti fanno più spesso sull'Italia? 阿来，意大利东西便宜吗？阿来，意大利有什么好吃的？阿来，如果我来意大利，可以住你家吗？阿来，意大利足球为什么这么厉害？ Ciao, vorrei chiederti come sono viste le persone non cinesi che vivono lì. Per esempio, in Italia un ragazzo nero uguale mendicante, virgola, immigrato, eccetera. Ma in Italia come sono visti i non asiatici? Siamo visti molto bene. In Cina gli stranieri, il 99% degli stranieri sono visti tutti molto bene, nel senso che i cinesi ti vedono come persona proveniente da un paese più civilizzato e quindi persona dalla quale apprendere qualcosa. Gli viene detto sin da piccoli che devono imparare un po' da noi come comportarsi. Almeno questo è quello che mi hanno detto i miei compagni di classe molto spesso. È vero, io lo noto sempre quando vado in giro, quando parlo con i cinesi,
hanno sempre molto rispetto e gli piacciamo, sì. Non c'è razzismo, è un razzismo al contrario. L'unica cosa sono le persone nere, c'è un attimo una specie di razzismo, però non tutti, c'è sempre qualche pregiudizio, ma c'è in tutto il mondo, in ogni paese. Cosa ne pensi delle Filippine? Ricordati della C che si pronuncia Si, come Cebu o Cebu. Cebu dovrebbe essere in inglese. Cebu. Sono sicuro che l'avrò sbagliata ancora. Bellissimo, mi sono piaciute un sacco le cascate. Le Tumalog Falls, spettacolare. Le Kawasan Falls, bellissime. Nuotare con lo squalo, uno spettacolo. Noi siamo anche entrati nelle case delle persone locali e posso dire sono tutte persone bravissime, filippini, veramente bravissimi, almeno lì dove siamo andati noi. Non c'è stato nessun pericolo, veramente delle brave persone. È sicuramente uno dei paesi più economici dove sia mai stato. Una cosa che posso dire non negativa, ma che mi ha lasciato un po' così, è stato il cibo. Non c'era granché di cibo locale, o mi sbaglio? Poi noi siamo andati senza sapere nulla sul cibo, però non ho trovato grandi piatti tipici. Alla fine mi sono accorto che c'era molta cucina cinese. Il cibo cinese che ritieni più buono è uno, diciamo, non buono. Una delle cose più buone, non è proprio un piatto, è il baozi. Ci ho fatto un video a riguardo, ripieno di carne o ripieno di altro. Posto migliore, più bello della Cina che tu abbia mai visitato? Purtroppo io non ho visitato molto della Cina. Ho visto Pechino, tutte le water town, le città sull'acqua nei pressi di Shanghai. Mi è piaciuto tutto, però devo dire Shanghai. Quali sono gli stereotipi più comuni che i cinesi hanno verso gli italiani o in generale verso gli stranieri? Un po' come tutto il mondo pensano che l'Italia sia solamente moda, spaghetti, pasta, Ferrari, Lamborghini. Fortunatamente pensano solo quello. Verso gli stranieri pensano che qualunque straniero in Cina parli inglese. Come hanno relazionato con te i tuoi compagni cinesi? Hanno molti stereotipi su di noi e li fanno presente molto spesso. I miei compagni sono molto accoglienti, molto bravi, così come praticamente tutti i cinesi che abbia mai conosciuto. Veramente delle brave persone. Stereotipi su di noi, come ho detto prima, Italia uguale pizza, pasta, Ferrari, moda e ottimo calcio. Come ti è venuta in mente l'idea di aprire un canale YouTube? Per favore mi puoi salutare, mi chiamo Manuel Loi. Ciao Manuel Loi, un saluto. Ho sempre voluto fare in realtà, ho sempre filmato tantissimo, infatti nei primi periodi che sono arrivato in Cina ho praticamente vloggato ogni settimana per me stesso, per tenere tutto come ricordi. Medicina tradizionale cinese occidentale, come funziona la sanità per i locali o per gli stranieri? Grazie. La medicina tradizionale cinese influenza abbastanza la vita quotidiana dei cinesi, ha influenzato. Come per esempio, come ho fatto vedere nel video dei vecchietti al parco, quegli esercizi strani che fanno arrivano proprio dalla medicina tradizionale cinese, che dice che facendo esercizi del genere la circolazione migliora. Chiaramente c'è un fondo di verità. Anche il fatto di bere acqua calda. La medicina tradizionale cinese è più volta al benessere, ma ci vuole tempo, bisogna seguirla per un lungo periodo per avere quei benefici. Diciamo che è uno stile di vita, no? Come il fitness, se tu ti alimenti bene stai bene, più o meno così. La sanità funziona praticamente così, si paga, quindi o hai un'assicurazione medica che ti copre i costi teoricamente, però prima li paghi tu, poi ti rimborsano, o se non hai i soldi praticamente non ti curano, c'è gente che muore fuori dall'ospedale, brutale, però è così, è un business. In Cina come funziona la televisione? Esiste quella statale, quella gratuita? Che tipo di tecnologia utilizzano per portare la televisione a casa dei clienti? La Pay TV è erogata via satellite, IPTV. Allora, se non sbaglio è IPTV, cioè quella chiaramente statale, ci sono programmi a pagamento. Non so molto a riguardo perché io la televisione non l'ho mai guardata, ho smesso di guardarla quando hanno smesso di fare Dragon Ball. Se qualcuno sa nei commenti scrivetelo, grazie. Perché abiti in Cina ma non in Italia? Perché la Cina mi sta dando più opportunità e mi piace la Cina. A Shanghai ci sono kebabari, hai mai trovato carne di tacchino al supermarket o al mercato cittadino? Ci sono kebabari, ho un po' di amici turchi che hanno aperto, se non sbaglio 2 anni fa, il kebabaro, sta andando anche bene. Carne di tacchino no, non ci ho mai fatto caso. Se non la vendono loro la trovi secondo me nei negozi di prodotti importati. C'è una comunità italiana a Shanghai. Potresti parlare genericamente delle promozioni internet minuti per cellulari? La comunità di italiani a Shanghai sì, è pieno zeppo di italiani veramente, fanno eventi anche tutte le settimane. Promozioni internet minuti. E allora abbiamo preso l'opzione che costa meno, che sono 99 yuan per 300 minuti di chiamate, 20 giga di internet con 4G. Se volete un consiglio, prendete quella che costa di meno, perché tanto dovunque andate in Cina c'è il wifi, almeno se venite in una città come Shanghai, andate a lezione, in classe, a scuola, c'è il wifi gratis, da Starbucks c'è il wifi gratis, andate in un qualunque ristorantino, c'è il wifi gratis, non vi preoccupate per quello, a meno che non guidiate
e allora vi serve chiaramente, che ne so, navigatore. Il video mi è piaciuto, ma più che la pizza mi hanno scandalizzato i 4,5 euro per una pallina di gelato. Che gusti di gelato ci sono in Cina? Sono tutti gusti, praticamente, anche gusti magari un pochino più strani come il durian, il frutto che puzza o altre cose del genere. Però come vedi costicchia, pallina di gelato 4,50 euro. Il posto consigliato per ogni viaggiatore che vuole visitare la Cina. Vi sparo dei nomi dove andrei io: Shanghai, Pechino, Xi'an, Shenzhen, come posti un po' con scenari, natura eccetera. Tibet, Guilin, Zhangjiajie, Huangshan, tutte le montagne cinesi, ve li scrivo qua. Il tuo futuro dopo la scuola è in Cina? Può darsi di sì, vedrò le opportunità, preferirei rimanere in Cina al momento, quindi penso di sì, per i primi anni probabilmente sarà in Cina. Si vive bene in Cina? Secondo me sì, se sei straniero vivi abbastanza bene, se hai un lavoro, sei legale, guadagni bene, quindi di conseguenza vivi bene. Ciao Alex, mi sono Trasferito a Shanghai da circa 2 settimane. Sono ancora indeciso se comprarmi la mascherina o no, perché vedo che la maggioranza delle persone che vivono non le indossa. Cosa mi puoi dire a riguardo? un sacco di gente che dice no, non fa niente, bla bla, non cambia niente. Qualcosa cambia, quindi se vuoi un consiglio, usa la mascherina almeno in inverno, controlla quando è molto inquinato, poi imparerai da solo a vedere quando è inquinato e quando no, perché lo vedi benissimo. Fine. Se avete altre domande fatele sotto questo video. Più avanti, non so quando, farò un altro video di risposte. Ci vediamo al prossimo video.